Ad Antiochia è nata una comunità cristiana fatta di greci, cioè di non ebrei. È un fatto straordinario. La Chiesa di Gerusalemme ha mandato Barnaba per verificare questa stranezza e Barnaba, da uomo virtuoso qual era, riconosce la grazia di Dio, va a cercare Saulo e lo porta ad Antiochia. I due restano in quella grande città e formano molti cristiani. In questa occasione vengono a sapere della carestia che affligge la regione di Giudea e quindi la Chiesa di Antiochia, solidale con la Chiesa madre di Gerusalemme, manda un'offerta economica per aiutare i fratelli. Saulo e Barnaba da Antiochia salgono a Gerusalemme. Così termina il capitolo 11 degli Atti. Il capitolo 12 termina: Barnaba e Saulo, compiuta la loro missione, tornarono da Gerusalemme prendendo con loro Giovanni, detto anche Marco. E potrebbe essere la chiusura del racconto, solo che in mezzo c'è il capitolo 12, che è un racconto a sé stante. È interessante notare come il narratore ha utilizzato delle fonti, dei racconti separati e ha cercato di costruirli insieme, dando una trama unitaria. L'occasione del viaggio di Barnaba e Saulo a Gerusalemme dà l'occasione per raccontare questo nuovo episodio che avviene a Gerusalemme. E quindi le due citazioni del viaggio a Gerusalemme e da Gerusalemme servono come cornice. Il quadro racconta dell'altro. Racconta una prigionia di San Pietro. E il re che con forza cerca di opprimere la Chiesa è Erode. Si tratta di Erode Agrippa I, nipote di quell'Erode Antipa che aveva fatto uccidere Giovanni Battista e incontrato Gesù durante la Passione. Erode Agrippa I era amico dell'imperatore Caligola e negli anni 40 aveva ottenuto dall'amico imperatore il regno di Giudea. Tolsero il governatore e riformarono un regno autonomo di Giudea. E questo giovane rampollo della dinastia erodiana ebbe il titolo di re. Naturalmente fu una situazione molto precaria e transitoria, durò pochi anni e Erode morì tragicamente in modo improvviso. Alla fine del capitolo 12 si racconta con note drammatiche la morte del persecutore. Ma tutto il contenuto del capitolo riguarda piuttosto il perseguitato che è Pietro. Il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. È la prima vittima fra i 12. Il primo dei 12 apostoli che perde la vita per Gesù è Giacomo il Maggiore, il famoso Santiago, venerato a Compostela, in Spagna. Giacomo, figlio di Zebedeo, fratello di Giovanni, uno dei primi apostoli, uno dei più intimi amici di Gesù. Era quello che nel Vangelo aveva chiesto il primo posto. L'ha ottenuto. Il primo posto nel regno inaugurato dal Messia Gesù equivale al primo a morire.
e fu decapitato per ordine di Erode Agrippa I. E siamo quindi nei primi anni 40, indicativamente si dice anno 42. Stefano è morto nel 36, l'Apostolo Giacomo nel 42. La cosa sembra gradita ai giudei, cioè le altre autorità religiose di Israele apprezzano questo atteggiamento duro nei confronti dei cristiani, quelli che chiamavano i Nazareni, i discepoli di Gesù. Ed Erode, non per convinzioni personali, ma per interesse politico, visto che la cosa fa piacere, continua a farla, cioè continua in questa persecuzione e arresta anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi, cioè la festa di Pasqua. Viene raccontata la Pasqua di Pietro, cioè una vicenda di morte e di risurrezione. Proprio durante i giorni della Pasqua, nell'anniversario dell'arresto, della passione e della morte di Gesù, anche Pietro viene arrestato e messo in prigione. In qualche modo è una sua discesa agli inferi, con esperienza di liberazione. Gli Atti degli Apostoli raccontano numerosi casi di porte aperte, di liberazione prodigiosa degli Apostoli, che vengono incarcerati dal potere politico-religioso e vengono liberati da un intervento divino. Così in questo caso l'episodio viene raccontato con tanti particolari, proprio per sottolineare questa mistica partecipazione alla Pasqua di Cristo. L'Apostolo Pietro è solidale con Gesù nella prigionia e nella liberazione. Lo tiene in prigione Erode con la prospettiva di farlo comparire davanti al popolo dopo le feste di Pasqua. Non vuole turbare la solennità pasquale, passate le feste ha in animo di fare un processo pubblico, di spettacolarizzare l'evento e condannarlo a morte, quasi per ottenere il titolo di paladino che difende le tradizioni giudaiche contro questi nuovi gruppi eretici. Pietro dunque è tenuto in prigione mentre una preghiera saliva incessantemente a Dio dalla Chiesa per lui. La preghiera della Chiesa che intercede a favore dell'Apostolo Pietro diventa un'arma vittoriosa con cui si aprono le porte del carcere. E in quella notte, proprio l'ultima notte che precedeva il giorno del processo, Pietro, piantonato da 2 soldati e legato con 2 catene, stava dormendo, mentre davanti alla porta le sentinelle custodivano il carcere. È tenuto sotto sorveglianza, controllato a vista, doppia catena, porte sbrangate, tanti soldati che fanno la guardia. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Le parole sono quasi identiche al racconto natalizio.
Anche nella notte di Betlemme un angelo del Signore apparve ai pastori e una luce sfolgorò. Adesso siamo in una cella dove c'è un uomo prigioniero incatenato. L'angelo del Signore porta la bella notizia. È concretamente il Vangelo di Dio che libera dalle catene. Toccò il fianco di Pietro, lo destò e gli disse: alzati in fretta. Le catene gli caddero dalle mani e l'angelo disse: avvolgiti il mantello e seguimi. Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si era ancora accorto che era realtà ciò che stava accadendo per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione, gli sembrava un sogno. La cella buia è diventata luminosa. Le catene da sole si sono aperte e sono cadute. La porta si è aperta. Pietro deve alzarsi, vestirsi e uscire. Siamo in una notte di Pasqua. Viene rievocata la liberazione dell'antico Israele dalla schiavitù d'Egitto. Adesso l'Apostolo Pietro viene liberato dalla sua cella. Si alza, si cinge e inizia il cammino di esodo. È un'uscita. Ed è realtà quello che gli sembra semplicemente un sogno. Oltrepassano la prima guardia, poi la seconda, arrivano alla porta di ferro grande e massiccia che chiude il carcere e la porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si dileguò da lui. Ripetutamente si adopera il verbo uscire. Le catene si sono sciolte da sole, le porte si sono aperte da sole e l'Apostolo esce dalla cella, esce dal corridoio, esce dalla prigione. Ed è in una città deserta, in piena notte, non c'è nessuno e rimane solo. Si accorge che quella persona che lo ha liberato è l'angelo del Signore. Sono veramente certo, si dice San Pietro, che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalle mani di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei Giudei. È un intervento prodigioso di liberazione, un intervento pasquale in cui l'Apostolo sperimenta quella potenza liberatrice del Vangelo. Ci pensa un po', cerca di decidere che cosa fare e quindi si reca alla casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco, dove si trovava un buon numero di persone raccolte in preghiera. Marco è l'Evangelista, è un personaggio importante nella prima comunità cristiana. Qui ci viene data un'altra notizia importante. Sua madre si chiama Maria ed è la proprietaria della casa dove si riunisce la Chiesa. È una notte in cui la comunità è sveglia e prega. È molto probabilmente la notte di Pasqua. Stanno celebrando la veglia pasquale e Pietro arriva libero, risorto, mentre tutti pensano che sia in prigione. La casa di Marco, ovvero di sua madre Maria, è quella che noi chiamiamo il cenacolo.
è il palazzo dove la comunità apostolica aveva celebrato l'ultima cena, era presente il giorno di Pasqua, poi il giorno di Pentecoste. Adesso sono passati 12-15 anni e la comunità continua a riunirsi in quella casa. È diventato l'ambiente naturale dove il gruppo cristiano di Gerusalemme si ritrova. Pietro bussa alla porta. Viene ad aprire una fanciulla di nome Rode. Sente chi è, riconosce la voce di Pietro, ma per la gioia non gli apre la porta. Corre dentro ad annunciare che c'è Pietro. Tu vaneggi, le dissero. Non è possibile che sia Pietro. Pietro è in prigione. Essa insisteva che la cosa stava così e quelli tentano di spiegarsi il fenomeno dicendo è l'angelo di Pietro, quasi un fantasma o l'alter ego divino. È un tentativo giudaico di spiegare la presenza di Pietro che non può essere in carne e ossa lì. Pietro invece è veramente in carne e ossa lì e continua a bussare e picchia sempre più forte perché non gli aprono. E dato che insiste, aprirono la porta, lo videro e rimasero stupefatti. Allora egli, fatto segno con la mano di tacere, perché tutti parlavano, chiedevano, volevano sapere, narrò come il Signore lo aveva tratto fuori dal carcere e aggiunse: riferite questo a Giacomo e ai fratelli. Giacomo è il minore, è l'altro dei 12 che porta il nome di Giacomo. Giacomo il maggiore è stato ucciso qualche tempo prima. La comunità cristiana di Gerusalemme riconosce in Giacomo minore, figlio di Alfeo, parente di Gesù, il suo primo vescovo, cioè capo della comunità cristiana di Gerusalemme. Non Pietro, ma Giacomo è considerato il pastore di quel gruppo giudaico. Giacomo e i fratelli non sono presenti lì in casa di Marco. Probabilmente quello è uno dei gruppi cristiani. E effettivamente ormai divenuti numerosi, abbiamo trovato il numero 3.000, 5.000, non ci stanno in una casa e quindi ci devono essere più ambienti. Pietro è andato dove era più di casa e saluta perché decide di andarsene da Gerusalemme, non è più aria per lui. E incarica quel gruppo di comunicare a Giacomo e alle altre comunità di Gerusalemme che Pietro se n'è andato. Effettivamente da questo momento Pietro scompare dall'orizzonte degli atti. Riapparirà al capitolo 15 per un discorso al Concilio di Gerusalemme, ma della sua missione in giro per il mondo Luca non parla. Praticamente sta terminando con questo episodio le narrazioni che riguardano l'Apostolo Pietro. Ma lo sappiamo, gli atti non sono la biografia né di Pietro né di Paolo, non sono la storia della Chiesa, ma una storia di storie, dei racconti esemplari che Luca abilmente ha tessuto insieme per comunicare dei messaggi ecclesiali importanti. Fattosi giorno, c'era non poco scompiglio fra i soldati. Che cosa mai era accaduto a Pietro? Erode lo fece cercare accuratamente, ma non essendo riuscito a trovarlo, fece processare i soldati e li condannò. Il potente, prepotente, che voleva schiacciare
L'umile di fatto è rimasto deluso. Aveva preparato una giornata spettacolare, ma lo spettacolo finì in una bolla di sapone. Il prigioniero non c'era più. Con tutte le guardie che erano state messe a controllare quell'uomo, come avevano fatto a lasciarselo scappare? E in Gerusalemme non c'era più traccia di Pietro. Saggiamente l'Apostolo si era allontanato perché si rendeva conto che sarebbe stato ricercato con particolare furore. Luca termina questo quadro mettendo in evidenza la tragica fine del re Erode Agrippa I e racconta con toni tragici un evento accennato anche da altre fonti di una morte improvvisa e pubblica. Erode abitava a Cesarea Marittima, si trasferiva a Gerusalemme per le feste. Proprio durante la festa di Pasqua stava preparando il processo contro Pietro. Finito quel momento che fu di frustrazione, ritornò a Cesarea. Era infuriato contro i cittadini di Tiro e Sidone. Questi però si presentarono a lui di comune accordo e dopo aver tratto alla loro causa Blasto, ciambellano del re, chiedevano pace perché il loro paese riceveva i viveri del paese del re. Nel giorno fissato, Erode, vestito del manto regale e seduto sul podio, tenne loro un discorso. Il popolo acclamava: parola di un Dio e non di un uomo. Una scena politica che non c'entra niente con la storia degli apostoli. Nella corte di Cesarea, il re Agrippa I riceve gli ambasciatori di Tiro e di Sidone. Tiene un discorso solenne e il popolo adulatore lo loda come un dio. E in quel momento di massimo splendore, vestito col manto regale, viene fulminato dalla giustizia di Dio. Ma improvvisamente un angelo del Signore lo colpì perché non aveva dato gloria a Dio e roso dai vermi spirò. E gli è venuto male. In quel momento di trionfo ha avuto un colpo, un ictus o una malattia del genere. Si è sentito male, è caduto per terra, si è dibattuto ed è morto in pubblico davanti a tutti gli adulatori della corte col mantello regale. Può essere qualche problema intestinale, quei vermi entrano come un motivo quasi apocalittico. Di fatto viene drammatizzato quello che è detto nel Magnificat. Depose i potenti dai troni e innalzò gli umili. Pietro viene liberato dal carcere, Erode viene deposto dal trono. L'angelo del Signore libera gli umili dalle loro prigionie e abbatte i potenti dai troni. Intanto la parola di Dio cresceva e si diffondeva. È il solito versetto, quasi come leitmotiv, che Luca ripete ogni tanto. È un filo di sutura, da un punto per cucire un racconto con un altro. Questa scena ambientata a Gerusalemme, con appendice a Cesarea, dove è protagonista Erode Agrippa e l'Apostolo Pietro, termina. Il versetto seguente riprende il filo del discorso. Barnaba e Saulo, che erano venuti a Gerusalemme per portare l'aiuto economico, tornarono ad Antiochia e portarono con sé anche quel Giovanni che
che abbiamo trovato in casa nel cenacolo, detto anche Marco. I due portano con sé Marco e diventeranno 3 nuovi missionari che da Antiochia partiranno per il mondo.